C'è una valenza speciale della dolce vita nel racconto di quel periodo, di quella Roma e di quell'Italia. In realtà la dolce vita è un racconto abbastanza metaforico, se non addirittura una fiaba per certi versi. Come tutte le fiabe ha un grande fondo di verità, perché quella Roma in quel periodo in Italia stava un po' come New York sta agli Stati Uniti. Tutti dicono che è un'altra città, anche se di fatto è la capitale ideologica, morale e anche affaristica degli Stati Uniti. E quella Roma aveva dei chiaroscuri fortissimi, aveva Via Veneto illuminata e come ti allontanavi 2 metri da Via Veneto aveva l'oscurità delle strade dove in quel periodo veniva uccisa a coltellate Christa Wanninger, la famosa tedeschina venuta in Italia proprio per ricalcare le orme di Anita Ekberg, e della quale poi non si è mai trovato il colpevole, uno dei primi grandi delitti irrisolti della dolce vita. Quel tipo di atmosfera anche gotica che si vede benissimo nella Festa dei Nobili, dove peraltro c'è Giulio Questi, il regista che recita nella parte di un principe. Quel tipo di Roma misteriosa che poi sarebbe ricorsa in Roma, e in Satirical, ma in Roma soprattutto, si vede già in Controluce nella dolce vita. E secondo me è la parte che funziona meglio, anche quel tipo di claustrofobia dentro i locali, come nel locale il ballo thailandese dell'inizio, e questa Via Veneto che però è molto chiusa. Chi ha visto il cinema di Fellini se ne accorge, ma anche chi non l'ha visto si accorge che Fellini va oltre la descrizione di quel momento. Poi è ovvio, faccio uno stop e dico sì, è chiaro, c'è il produttore Carlo Maggio che sembra un po' Dino De Laurentiis, che parla un po' inglese, un po' francese, che però riesce a fare una grande conferenza stampa con un grande film, ci sono i giornalisti stranieri, c'è già il whisky, ci sono le macchine americane, c'è quell'Italia là, ma trasfigurata in una maniera assolutamente unica, che fa di La dolce vita un film immortale, che non invecchia, mentre Il sorpasso, per esempio, i tipi del sorpasso sono sempre gli stessi, ma quell'Italia è invecchiata, è molto invecchiata. Ma la storia fra De Laurentiis e Fellini è la storia di un grande amore, non dico non corrisposto, ma mal corrisposto. Il canovaccio della dolce vita era probabilmente all'inizio abbastanza disperante per un produttore, perché era tutto il contrario di tutto. Certo, Fellini, gli eterni rimandi di Fellini, la sua totale indeterminatezza sulla dolce vita. De Laurentiis alla fine, non tollerando più questi ritardi che si accavallano anche ad altri film che stava facendo, rompe, e soprattutto, ma non rompe completamente quando sa che Fellini è andato da Rizzoli. Rizzoli neanche ci crede tanto, perché gli dice di sì per accaparrarsi il fuoriclasse. Poi pure lui vede sto canovaccio e dice vabbè, qui vado a impelagare in una cosa terribile, e allora esce fuori il regista e produttore, con un passato anche da attore nel cinema muto, Peppino Amato, che è uno dei personaggi più coloriti del cinema italiano, perché Peppino Amato viveva all'Excelsior di Via Veneto, in una suite all'ultimo piano, eternamente vestito di una vestaglia di seta variopinta, fumando da un lungo bocchino. Era proprio il classico produttore con l'anello, quello che un po' rifà Guido Alberti in 8 e mezzo, no? Con quell'accento napoletano. Decide di associarsi al grande Rizzoli, però quando Fellini gli porta la prima stesura della sceneggiatura, Amato, preso dalla propria teatralità, dice io questo film non lo produrrò mai, anzi piuttosto che produrlo mi uccido, e prende la boccetta dell'inchiostro che aveva sul tavolo e la beve. Fellini dice, lui pensava che ci fosse il tappo, invece il tappo non era avvitato, e beve realmente l'inchiostro, Peppino Amato, quindi con la faccia e il vestito orrendamente cosparso di inchiostro rosso scuro, quindi insanguinato, comincia a urlare che sta male, si prende un mezzo infarto. Gherardi aveva con Fellini un rapporto abbastanza simile a quello che aveva l'operatore di Fellini, il leggendario Otello Martelli. Cioè Fellini si affidava, lui faceva una selezione durissima dei propri collaboratori, dopodiché non li lasciava più. Fellini, lo vediamo, è sempre vestito in maniera piuttosto informe, dei completoni, delle cravattone, dei cappottoni, niente di molto raffinato. Al contrario, Gherardi aveva un gusto tale, e Fellini gli si affidava a tal punto da far decidere a Gherardi il look di Mastroianni e quindi il dimagrimento di Mastroianni. Cioè Gherardi di fatto non era soltanto un costumista, era quello che oggi chiameremo un lookologo.
Enoch Aimée sembra, è inutile dire di no, sembra Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, ante litteram, è identica, la stessa trocchia, lo stesso tubino nero. No, non si è ancora viste, signorina. Quindi in termini proprio di look ci sono delle trovate di Gherardi straordinariamente anticipatorie. Il capolavoro di Piero Gherardi ovviamente è il vestito da cardinale che ha Anita Ekberg nella Gita di San Pietro, e devo dire che è una di quelle cose che ti rimangono appiccicate dalla dolce vita. La città ha seguito la dolce vita molto di più di quanto oggi possa sembrare. La dolce vita non è stato soltanto un film, la dolce vita è stato un fenomeno culturale, di moda, ma anche sociale, che ha coinvolto tutti gli strati della popolazione. Se andiamo a guardare la bellissima intervista di Carlo Mazzarella a Fellini, vediamo che la Fontana di Trevi all'alba di un giorno di febbraio è gremita da almeno 1 migliaio di passanti che, spargendosi la voce, sono arrivati lì intorno. Andiamo a vedere le tendenze, vediamo che ci sono svariati cinegiornali dedicati alla moda di dare da mangiare ai gattini, come fa Mastroianni su ordine della Ekberg che va a trovare la latteria. Fellini dice una cosa molto bella, che lui ha girato la dolce vita esattamente come l'ha immaginata, e cioè sull'onda di questa prima grande ondata di rapporti umani che diventavano quasi pubblicitari, che diventavano degli spot, gente che si incontrava negli aeroporti, nei bar. Non è mai successo, Roma era un paesone. Improvvisamente, dopo la Hollywood sul Tevere e l'esplosione del Made in Italy in tutti i livelli, da Ferragamo a Emilio Schubert, passando per le sorelle Fontana, per la Vespa, per la Fiat, per Campari, per il Martini, Roma diventa la capitale di tutti questi traffici più o meno loschi, di cui Fellini era perfettamente a conoscenza. Fellini nella dolce vita beato degli spot istantanei, fantastici. Sicuramente l'arrivo di Anita Ekberg a Roma è già uno spot. Quella e la conferenza stampa subito dopo con l'imitazione di Marilyn e delle 5 gocce di profumo. Solo con 2 gocce di profumo francese. L'impatto della dolce vita nei confronti di Roma, di quel periodo e dell'Italia, oggi quelli bravi lo chiamerebbero la trasformazione dell'Italia e di Roma in un brand. Cioè, se tu oggi vai su internet e cerchi dolce vita, prima del film di Fellini ti escono 10.000 pizzerie, dal Vietnam all'America Latina, perché la dolce vita è il film italiano più famoso del mondo, ma è un pezzo d'Italia, è come il Parmigiano Reggiano, come la Ferrari, è proprio veramente un brand commerciale, è diventato. La dolce vita è un punto di svolta molto serio per la moda, per il fashion, perché in quel periodo emergono i primi grandi talenti della moda italiana, dalle sorelle Fontana, Gichi, soprattutto Emilio Schubert. Emilio Schubert è definito giustamente il sarto della dolce vita perché aveva una enorme Cadillac rosa con cui girava con tutta la sua corte dei miracoli, ma soprattutto aveva praticamente colonizzato via Condotti con un'enorme boutique. In questa sartoria Emilio Schubert ha creato alcuni tra i modelli più importanti, ispirati anche alla dolce vita, vestendo nello stesso momento Sofia Loren e Gina Lollobrigida, attento a non farle incontrare in 2 sale diverse, o ospitando addirittura per una intera notte la principessa iraniana Soraya, che era arrivata a Roma appena ripudiata dallo Shah, direttamente da Teheran e senza vestiti, quindi lui le ha fatto in una sola notte 30 abiti, mentre lei viveva dentro il suo atelier sorseggiando tè e mangiando biscottini, fino alle 6 del mattino, dove è uscita con un enorme guardaroba fatto espressamente su misura per lei. Ecco, questo era la moda italiana della dolce vita, che ha conquistato subito Parigi. Schubert è stato il primo italiano a sfilare a Parigi e che ha trionfato poi nelle sale di Palazzo Pitti, soprattutto la Sala Bianca, dove dal 1952, oggi è Pitti uomo, donna, bambino, ha cominciato a sfilare la grande moda del Made in Italy. La dolce vita ha portato su il Made in Italy come forse oggi neanche 5 finanziari potrebbero fare. Bella notte a tutti voi. Oh, hello!
In realtà poi i nobili sono stati presenti, e lo sono tuttora, nella cronaca mondana di Roma con una cifra abbastanza inafferrabile, che è quella di feste assolutamente uguali nei secoli l'una all'altra, ma con protagonisti che cambiano perché sono sempre di nuove generazioni. Lui era molto affascinato proprio da questo, come si fa, tant'è vero che anche con alcuni grandi trovate di Gherardi, la visita della catacomba di famiglia, tutta quella parte di Roma che non si vede e che a Fellini tra la nobiltà e la clerico nobiltà ha sempre affascinato. Lì è proprio il tripudio di come Fellini vedeva questo mondo. Un mondo sotterraneo, un mondo di topi, di roditori che di giorno non si vede mai, ma che in quella luce all'alba, che facendo un paragone nobile mi sembra un po' il Dreyer di Vampire, si stagliano queste ombre che vanno nella cappella di famiglia. È la prima volta che vedo l'alba. La scena fantasma più famosa della Dolce Vita, che però aleggia sempre, è molto simile ad alcuni tagli che poi Paolo Sorrentino ha fatto alla Grande Bellezza. Comincia la Dolce Vita con questa bellissima gita a Piazza del Popolo con Enuchemè e Mastroianni e poi la perdiamo completamente di vista. Cos'è successo? Che loro sublimano il loro legame amoroso in una scena, quella appunto tagliata, che culmina in una gita in motoscafo. E proprio nel momento di massima leggerezza, che ricorda un pochino quello che 3 anni dopo sarebbe stata la gita in motoscafo di Gassman e Claudio Gore e Catherine Spack nel Sorpasso, davanti a loro una coppia di loro amici viene centrata da un altro motoscafo e si sviluppa un incendio sul mare tragico in cui c'è l'eros e thanatos, quell'amore e dolore, quell'amore e morte, quella gioia e disperazione che aleggia in tutto il film. Purtroppo è stata tagliata e è stata anche persa perché Fellini, interrogato più volte al riguardo, ha sempre detto di ricordarsi di averla scartata in montaggio ma di non averla più trovata. La Grande Bellezza e la Dolce Vita, secondo me, fanno di Roma un gioiello cinematografico che ovviamente non ha una grande rispondenza con la realtà. Però entrambi i film regalano di Roma un ritratto straordinario partendo da 2 presupposti registici che mi hanno molto colpito e sono agli antipodi. La Dolce Vita parte con delle inquadrature di Roma dall'alto, il famoso Gesù Cristo sull'elicottero di Mastroianni. La Grande Bellezza dà il meglio di sé quando Giuseppe Gambardella cammina sul fiume, dal basso. Più in basso di quello non c'è, gli argini del Tevere. Eppure, se tu le metti insieme, queste 2 metà della mela ti danno una visione di Roma emozionante come di nessuna città, forse un pochino Woody Allen con Manhattan è riuscito a fare, non lo so, però è una cosa da togliere il fiato. C'è un film intermedio tra Grande Bellezza e Dolce Vita, che è Celebrity di Woody Allen, il cui protagonista è un giornalista, Kenneth Branagh, che fa esattamente il mestiere di Mastroianni e poi di Giuseppe Gambardella, il giornalista di cronaca mondana. Giuseppe e Marcello sono padre e figlio, si vede benissimo, anzi Sorrentino non perde occasione per sottolinearlo, connotazione in più che è dovuta alla decadenza degli ultimi anni che non riguarda in nessun modo, purtroppo non si richiama per niente alla gioia di vivere del periodo di Fellini. Mastroianni nella Dolce Vita non è quasi mai da solo. Gambardella è da solo anche quando sta con gli altri. Marcello non è autoriflessivo praticamente mai, salvo quando incontra Steiner. Il suo unico punto di riferimento è Fellini glielo uccide apposta, anzi glielo suicida, commettendo una strage orribile, perché Steiner uccide anche i suoi bambini, proprio per far capire che non c'erano punti di riferimento. A me interessa il dualismo Gambardella-Mastroianni per un motivo molto semplice. Ti fa capire come, per capire Roma, devi guardarla dall'esterno. Non ti ci devi accordare, devi mantenere un punto di vista. Questa cosa secondo me ha una valenza molto forte, cioè il menestrello che racconta la storia essendone una parte estranea. Come stai? Cattivo, La transizione tra Dolce Vita e 8 e mezzo si spiega in una maniera abbastanza semplice, cioè l'attesa straordinaria, partendo da quel grandissimo successo che lo stesso Fellini non si aspettava, che diventa planetario in brevissimo tempo, perché il film prende Palma d'Oro, Orso a Berlino e Oscar nel giro di un anno praticamente, poco più di un anno e mezzo.
nell'attesa del colpo finale, del colpo da maestro, quella che ti consacra definitivamente. Fellini non aveva preso l'Oscar per La dolce vita, ne aveva presi 2, ma puntava al terzo e non ce l'ha fatta. Quindi i rimorsi, le incertezze, la crisi con la Masina a causa della Ekberg, il primo grande legame di Fellini non facilmente nascondibile, perché la Ekberg non è facilmente nascondibile, e il desiderio geniale di dire che cosa prova un regista, col rischio che non gliene importasse niente a nessuno, e trasformandolo nel suo, a mio avviso, capolavoro registico. La dolce vita è un capolavoro narrativo e cinematografico, il capolavoro registico è 8 e mezzo.